La civiltà etrusca, che fiorì tra il IX e il I secolo a.C. nell'Italia centrale, rappresenta una delle culture più intriganti e influenti del Mediterraneo antico. Questa civiltà, rinomata per le sue ricchezze minerarie, emerse come una potenza commerciale dominante. Nonostante la loro storia e cultura fossero in gran parte cancellate o assimilate dai Romani, le tombe etrusche sopravvissute, ricche di manufatti e affreschi, assieme agli elementi di abbigliamento, pratiche religiose e architettura etrusca adottati dai Romani, sono testimonianze vivide della loro prosperità e del loro significativo contributo alla cultura mediterranea. Sull'origine degli Etruschi si sono sviluppate molte teorie, ma il consenso moderno è che fossero autoctoni, basato su evidenze linguistiche e archeologiche. Hanno avuto un impatto profondo sulla civiltà romana, con cui si sono fusi, iniziando con la conquista di Veio nel 396 a.C. e terminando con l'ascesa di Augusto nel 27 a.C. La civiltà etrusca affondò le sue radici nella cultura villanoviana e derivante a sua volta dalla cultura proto-villanoviana, un'epoca dell'età del ferro che iniziò intorno al 1100 a.C. Questa cultura iniziale, con le sue abitazioni circolari di fango e canne e tetti di paglia, rappresentava la fase embrionale degli Etruschi. Attraverso l'uso efficiente delle risorse naturali, la cultura villanoviana gettò le basi per lo sviluppo di comunità e villaggi, che gradualmente si trasformarono in importanti città etrusche. Questa cultura sfruttò le risorse naturali della zona, permettendo la formazione di villaggi con abitazioni tipicamente circolari e la dedizione di una parte della comunità all'artigianato e al commercio. La storia della società villanoviana, antenata degli Etruschi, ci svela i segreti della sua struttura sociale principalmente attraverso i corredi funerari. Questi reperti archeologici sono come finestre aperte sulle usanze e le gerarchie sociali di questo popolo antico, offrendoci un quadro dettagliato della loro vita e della loro morte. Nei corredi funerari maschili troviamo rasoi, fibule, spilloni e occasionalmente armi, testimoniando il ruolo del guerriero nella società. Alcune sepolture presentano anche elmi fittili, simbolo dell'identità guerriera. I corredi femminili, invece, comprendono cinturoni, fermatrecce, fibule, fusaiole e rocchetti, evidenziando l'importanza delle donne nella vita quotidiana e rituale. Inizialmente la semplicità dei corredi suggerisce una società tendenzialmente egualitaria. Tuttavia già nel IX secolo a.C. emergono segni di una crescente differenziazione sociale. Le sepolture di Tarquinia, ad esempio, mostrano corredi di qualità e quantità superiori, con oggetti come le verghe di bronzo o d'osso, interpretati come scettri, a indicare un prestigio elevato del defunto. L'importanza dei cavalli è testimoniata dai ritrovamenti di molti finimenti per cavalli in bronzo nei grandi cimiteri villanoviani, ubicati appena fuori dai centri abitati. Attorno al 750 a.C., la cultura villanoviana era ormai diventata la cultura etrusca vera e propria, e molti dei centri villanoviani avrebbero continuato a svilupparsi diventando importanti città etrusche. Gli Etruschi erano ora pronti ad affermarsi come una delle popolazioni più prospere del Mediterraneo antico. Dall'inizio dell'VIII secolo a.C., la società villanoviana mostra una crescente stratificazione sociale, preludio alla nascita delle aristocrazie. I corredi diventano più ricchi e vari, riflettendo un aumento degli ornamenti personali e una maggiore varietà e quantità di vasellame. Questo periodo segna anche scambi culturali e commerciali con altre comunità, inclusi oggetti di origine greca e orientale. Le tombe più prestigiose rivelano oggetti come morsi di cavalli, carretti miniaturistici, elmi e armi, indicando un alto status sociale. Le deposizioni femminili di rango si distinguono per la qualità degli strumenti per la filatura e delle parures. La tipologia delle tombe e i rituali funerari variano notevolmente, sottolineando l'importanza della famiglia e di gruppi familiari, identificabili per la posizione nelle necropoli e per la comunanza di corredi e rituali. In conclusione, la società villanoviana, attraverso i suoi corredi funerari e le pratiche sepolcrali, rivela una struttura sociale inizialmente egualitaria, che evolve verso una maggiore stratificazione e differenziazione.
Questi cambiamenti riflettono non solo le dinamiche interne della società villanoviana, ma anche le sue interazioni con altre culture del Mediterraneo. La prosperità era fondata su una combinazione di fattori: terreni fertili e ottimamente coltivati, un'abbondanza di risorse minerarie, in particolare ferro, e un'attiva rete commerciale. Gli Etruschi erano abili nell'artigianato, producendo utensili in metallo, porcellane e manufatti preziosi in oro e argento. La loro rete commerciale, che si estendeva oltre le Alpi e raggiungeva altre potenze marittime come i Fenici e i Greci, facilitava l'importazione di schiavi e materie prime e l'esportazione di prodotti come ferro, ceramiche bucchero e generi alimentari. Gli Etruschi si identificavano come Rasenna o Rasna. Questi termini sono stati oggetto di studio e interpretazione, con Dionigi di Alicarnasso che suggeriva un'origine eponima e l'archeologo Massimo Pallottino, uno degli studiosi più importanti ed esperti sulla storia etrusca, scomparso nel 1995, che proponeva un parallelo con il termine latino populus. In greco erano conosciuti come Tirreni o Tirsenoi e in latino come Tusci o Etrusci. La prima menzione storica si trova in Esiodo, che menziona tutti i popoli illustri della Tirrenia. Le più antiche iscrizioni etrusche, risalenti a circa il 700 a.C., furono scritte usando l'alfabeto euboico appreso dai greci a Cuma. La questione dell'origine degli Etruschi ha generato dibattiti, con teorie che spaziano da un'origine orientale a una settentrionale. Tuttavia, ricerche in campo archeologico, antropologico, etruscologico e genetico supportano l'ipotesi dell'autoctonia. Studi genetici hanno confermato la loro somiglianza con i latini del Latium Vetus. La formazione della civiltà etrusca, secondo Massimo Pallottino, è stata influenzata sia da elementi autoctoni sia da elementi orientali e greci a causa dei contatti commerciali. La loro storia è un complesso intreccio di influenze culturali e una forte identità autoctona, lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'Italia antica. Tra le relazioni con altre popolazioni molto importante fu quella tra gli Etruschi e la civiltà nuragica della Sardegna. Troviamo un aspetto fondamentale per comprendere le dinamiche culturali e commerciali del Mediterraneo antico. Massimo Pallottino, nel suo testo Etruscologia, evidenzia l'importanza dei contatti marittimi tra l'Etruria e la Sardegna, sede della civiltà nuragica, che perdurò fino ai primi secoli del primo millennio a.C. Mentre le evidenze archeologiche mostrano relazioni commerciali e culturali tra la Sardegna nuragica e l'Etruria, specialmente nella zona mineraria. Una leggenda narra della fondazione di Populonia da parte dei Corsi, indicando la presenza di genti insulari in Etruria. Strabone menziona incursioni di pirati sardi sulle coste toscane e la presenza di Tirreni in Sardegna, mentre le evidenze archeologiche mostrano relazioni commerciali e culturali tra la Sardegna nuragica e l'Etruria, specialmente nella zona mineraria. Oggetti tipici come brocchette a collo e becco allungato, tipiche della necropoli vetuloniese, mostrano affinità tipologiche e decorative con prodotti villanoviani. Anche le influenze architettoniche sono evidenti, come nelle strutture a pseudocupola, tolos, nelle tombe orientalizzanti dell'Etruria settentrionale, che potrebbero essere state influenzate dall'architettura dei nuraghi sardi. In Sardegna, tracce di influenza etrusca sono riscontrabili, come nel nome aesaronense di un popolo della costa orientale dell'isola, che richiama la parola etrusca Aisar Dei, e in alcuni oggetti come le fibule. Le interazioni tra gli Etruschi e la civiltà nuragica rivelano un intreccio di influenze culturali, commerciali e architettoniche. Questi scambi hanno contribuito significativamente alla formazione del panorama culturale del Mediterraneo antico, dimostrando come le civiltà si influenzassero reciprocamente attraverso il commercio e le migrazioni. Nel cuore del Mediterraneo antico, due grandi civiltà si intrecciarono in un dialogo di scambi culturali e tecnologici, gli Etruschi e gli antichi Greci. Questa storia inizia nel lontano VIII secolo a.C., un'epoca in cui gli Etruschi, influenzati dalla cultura greca, entrarono nella fase storico-culturale nota come orientalizzante, seguita dai periodi arcaico, classico ed ellenistico.
I contatti tra queste due civiltà furono frequenti e fruttuosi, specialmente attraverso la Magna Grecia e la Sicilia, ma anche con interazioni dirette tra l'Etruria e la Grecia. Uno degli aspetti più significativi di questi scambi fu nel campo della ceramica. Gli Etruschi, apprendendo dai Greci, perfezionarono le loro tecniche produttive, migliorando notevolmente la qualità dei loro torni e forni. Ma non fu solo un trasferimento di tecnologia. Anche la religione fu influenzata, con gli Etruschi che reinterpretarono le loro divinità per corrispondere alle controparti greche, come Tinia, Zeus, Uni, Era, Aita, Ade. L'apogeo dell'espansione etrusca si verificò nel VI secolo a.C., un periodo segnato da successi militari e crescita territoriale. Un momento cruciale fu la battaglia di Alalia nel 540 a.C., dove gli Etruschi, alleati con i Cartaginesi, sconfissero i Focei di Marsiglia trattando crudelmente i prigionieri. Questa vittoria simboleggiò l'egemonia etrusca su tutta la penisola italiana, il Mar Tirreno, e grazie all'alleanza con Cartagine anche sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia, questo periodo di espansione incontrò ostacoli significativi. Nel V secolo a.C., la potenza di Siracusa, in particolare sotto re Gerone I, pose una forte resistenza agli Etruschi, culminando nella battaglia di Cuma del 474 a.C. In seguito Dionisio I di Siracusa erose ulteriormente il predominio etrusco, espandendosi nell'Alto Adriatico e minacciando gli interessi etruschi nel nord-est italiano. Parallelamente gli Etruschi si espansero territorialmente sia a nord nella pianura padana, sia a sud nel Lazio. La loro economia prosperò grazie allo sviluppo dell'estrazione e della lavorazione dei metalli, in particolare del ferro, e all'artigianato di alta qualità. Le città di Cerveteri, Vulci e Tarquinia divennero fulcri del commercio marittimo, controllando gli scambi nel Mar Tirreno e forse anche le rotte commerciali verso il nord Europa. Infine, alcune teorie importanti suggeriscono che gli Etruschi fossero presenti nella Valle Padana fin dalle origini, con un significativo nucleo villanoviano in Emilia e Romagna. Nel VI secolo, nuove migrazioni di Etruschi più avanzati si sovrapposero a comunità più primitive, anch'esse etrusche, ma legate a uno stile di vita più semplice e agricolo. Di fatto, l'espansione etrusca rappresenta un periodo di notevole crescita e influenza nel Mediterraneo antico, segnato da successi militari, dominio commerciale e culturale, ma anche da sfide e declino di fronte a potenze emergenti come Siracusa. Questa storia è un ricordo vivido di come le civiltà antiche interagissero e si influenzassero reciprocamente, lasciando un'eredità che ancora oggi ammiriamo e studiamo. Le città etrusche, strutture autonome ma collegate da una religione, lingua e cultura comuni, si sviluppavano in aree che andavano dal fiume Tevere fino alla valle del Po. Queste città si distinguevano per le loro peculiari innovazioni in vari campi. Ognuna di esse mostrava un ritmo di sviluppo unico, influenzato dai contatti con altre civiltà del Mediterraneo. La diversità tra queste città-stato contribuiva alla ricchezza e alla varietà della civiltà etrusca nel suo complesso. Erano organizzati in città-stato indipendenti, unite in una federazione di 12 popoli. Questa dodecapoli, come descritta da Strabone, comprendeva città importanti come Cerveteri, Chiusi, Tarquinia, Veio, Vulci, Vetulonia, Populonia, Volterra, Volsinii, Cortona, Perugia e Arezzo. Queste città iniziarono come agglomerati di capanne con tetti spioventi, evolvendosi in centri urbani costruiti con criteri economici e strategici ben definiti. Alcune, come Veio e Tarquinia, sorgevano in aree fertili ideali per l'agricoltura, mentre altre erano strategicamente collocate in cima alle alture per controllare vaste zone circostanti. La fondazione di una città etrusca seguiva un preciso schema urbanistico. Si tracciavano due strade principali perpendicolari tra loro, il Cardo e il Decumano, da cui si sviluppava un reticolo di strade insulae, isolati. Questo sistema di pianificazione, che precedette le innovazioni di Ippodamo di Mileto e influenzò poi i Romani, è ancora visibile in alcune città dell'antica Etruria.
In origine ogni città-stato etrusca era governata da un lucumone, una sorta di re, la cui autorità veniva controllata dall'assemblea dei rappresentanti dei nobili. In seguito i lucumoni furono sostituiti dagli zilat, magistrati eletti annualmente, simili ai pretori romani. Tra i simboli di potere adottati dagli Etruschi, che poi influenzarono Roma, c'erano gli anelli, lo scettro, il paludamentum, la trabea, la sella curule, le faleree, la toga pretesta e i fasci littori. Gli Etruschi celebrarono anche il primo trionfo su un cocchio dorato, vestiti con abiti decorati d'oro, un simbolo dell'autorità del comando. Nella società etrusca, le donne occupavano una posizione di grande importanza e libertà, nettamente differente da quella delle loro contemporanee greche e romane. Questo ruolo prominente è evidenziato tanto dalla documentazione archeologica quanto dalle fonti storiche greche e latine. Contrariamente alle donne romane, che erano identificate principalmente attraverso il nome gentilizio, le donne etrusche avevano un'identità ben definita nelle iscrizioni, spesso indicata sia con il proprio nome che con quello di famiglia. Questo aspetto rifletteva un grado significativo di indipendenza e riconoscimento sociale. Inoltre, mantenendo il proprio nome dopo il matrimonio, le donne etrusche dimostravano una forte individualità e status. Le donne etrusche non solo gestivano i propri beni, come testimoniato da iscrizioni su oggetti d'uso quotidiano, ma in alcuni casi erano anche proprietarie o gestrici di attività commerciali o artigianali. La partecipazione attiva delle donne nell'aristocrazia includeva anche ruoli nelle pratiche religiose e divinatorie. Un aspetto distintivo della società etrusca era la partecipazione delle donne a banchetti e eventi pubblici, spesso al fianco degli uomini, come illustrato da numerose raffigurazioni artistiche e confermato da fonti letterarie antiche. Questa pratica contrastava fortemente con le tradizioni greche, dove le donne erano generalmente escluse dalla vita pubblica. Infine, sebbene ci siano riferimenti alla prostituzione nella letteratura latina, in alcune regioni dell'Etruria, come a Pyrgi, veniva praticata la prostituzione sacra. Questa forma di prostituzione, legata a pratiche religiose, serviva a sostenere economicamente i templi. E questo conclude la prima parte del nostro viaggio alla scoperta della straordinaria civiltà etrusca. Ma il nostro viaggio nella storia etrusca non è ancora finito. Nella seconda parte approfondiremo ulteriormente la loro cultura, esplorando aspetti come l'arte, l'architettura, la religione e la loro influenza sul mondo romano. Non perderti la seconda parte di questo affascinante viaggio. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un mi piace e condividere i tuoi pensieri nei commenti. La tua partecipazione è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e per continuare a esplorare insieme le meraviglie delle civiltà antiche. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo nella prossima puntata.